Il progetto EINS è nato in un momento molto triste della nostra comunità, dell'intera Sardegna, dell'intera Italia e del mondo. È nato quando purtroppo è scoppiato il Covid, che di fatto ha costretto le amministrazioni pubbliche ad essere chiuse, a non fornire ed erogare più i loro servizi. Il nostro ateneo ha chiuso come tutti gli atenei del mondo, gli studenti sono stati a casa, i docenti sono stati a casa, le attività erano pari a zero e io, che sono un rettore un po' mobile, un po' veloce, con la collaborazione di alcuni miei uffici, che ringrazio sentitamente per la vicinanza che hanno voluto dare in quei momenti, e di qualche mio collega, abbiamo deciso di studiare una componente della vita universitaria che è quella progettuale e poter partecipare e scrivere progetti. Fortunatamente è venuto fuori il bando EINS, era un bando molto articolato, era un bando che aveva condizioni di difficoltà altissime. Noi abbiamo studiato, abbiamo indagato, abbiamo scelto l'argomento, perché era un bando che lasciava anche libere, anche la fantasia, fatemelo dire, anche, come dire, i temi principali della ricerca, e quindi dopo aver studiato tutti questi elementi, studiato tutte le regole di ingaggio al progetto, abbiamo scritto il progetto e partecipato alla selezione del progetto. Ci ha fatto arrivare quarti in Italia, è una grande soddisfazione per un piccolo ateneo come il nostro questa, però la sincronia che c'era tra un periodo medico triste, pesantissimo, e il periodo di sviluppare ricerca e didattica come poi abbiamo fatto, e l'unico modo che abbiamo pensato che potesse essere utile era questo. Tenete conto che scrivere e pensare, non solo scrivere, questa tipologia di progetti richiede un lasso di tempo talmente ampio che certamente un rettore non ha in una condizione normale. Quindi, coniugando un bruttissimo momento Covid, noi quel momento lo ricordiamo anche positivamente, o seppur parzialmente positivamente, per la possibilità che ci è stata data di impegnare il nostro tempo solo ed esclusivamente sullo studio dei progetti. Abbiamo deciso di trattare tutti quegli argomenti o parte di quegli argomenti che impegnano la crescita e lo sviluppo di un territorio. Evidentemente abbiamo privilegiato i nostri territori, rapportando però la crescita e lo sviluppo in un'ottica nazionale e internazionale. Abbiamo scelto temi fortemente legati al territorio e allo sviluppo e anche perfino temi di servizio. Per esempio, il progetto sulla telemedicina è certamente un progetto di servizio che mira a sviluppare e migliorare le condizioni dei servizi di area medica in termini di utenza, in termini di sostegno ai pazienti e di organizzazione della vita anche dei pazienti, perché la telemedicina, come sappiamo, è quell'elemento che collega via web il paziente con i reparti. Sono Valentina Micheluzzi, sono infermiera presso l'azienda ospedaliera universitaria di Sassari e mi occupo di ricerca nell'area cardiologica. Il progetto Telemachos è un progetto facente parte dell'ecosistema dell'innovazione SPOC1, è un progetto promosso dall'Università degli Studi di Sassari in collaborazione con la UDI Sassari, il cui direttore scientifico è il professor Gavino Casu e il coordinatore il professor Salvatore Masala. È un progetto il cui obiettivo primario è quello di introdurre innovazione tecnologica sul territorio sardo e sviluppare la ricerca nel campo della telemedicina. Il progetto è un progetto multidisciplinare e comprende diverse aree, come quella cardiovascolare, l'area dermatologica, l'area neurologica, la diabetologia e la nutrizione, la pneumologia, la radiodiagnostica, le patologie tempo-dipendenti,
la mediazione legale e la chirurgia maxillofacciale. Grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie come l'utilizzo di device oppure l'utilizzo di visori per realtà aumentata e virtuale, è possibile sviluppare dei progetti di telemedicina come il telemonitoraggio, il teleconsulto, la teleassistenza e la telereabilitazione. Per esempio sarà possibile fornire la riabilitazione cardiologica direttamente a domicilio dei pazienti con una supervisione sia elettrica cardiaca tramite dei device per andare a vedere il ritmo cardiaco, sia con la supervisione di personale sanitario. Questo progetto ha quindi come finalità ultima quello di aumentare l'accessibilità alle cure, di abbattere le barriere logistiche, quindi di andare anche nelle periferie e nelle aree rurali a fornire assistenza direttamente al paziente e a supportare anche i medici di medicina generale e i centri SPOC tramite anche il teleconsulto. Il legame col territorio di EINS si articola in diversi passaggi. In primis ci sono degli attori che prendono parte sin dall'inizio al processo e queste sono delle aziende che insieme agli enti di ricerca hanno proposto di fatto al Ministero le attività, ovvero gli obiettivi da raggiungere. Tra queste abbiamo delle multinazionali, ad esempio nella sanità per quanto riguarda l'implementazione della medicina preventiva o della telemedicina, ma abbiamo anche aziende locali, pensiamo al comparto agro-veterinario. E l'idea che cosa è? Che un insieme di rapporti preesistenti tra università e mondo imprenditoriale che hanno già dato dei risultati potessero essere messi a frutto. In realtà però tutto va oltre, perché? Perché queste aziende in realtà devono servire e fungere da trampolini di lancio per iniziative di innovazione per altre aziende. L'idea è raggiungere tutte le aziende del territorio attraverso i 10 sottoprogetti che sono stati implementati. Infatti EINS è un progetto di trasferimento tecnologico, non di ricerca pura. Abbiamo quindi un 150-160 agreement iniziali con delle aziende con cui abbiamo già avuto contatti, ma l'idea è di utilizzare le loro conoscenze per arrivare poi ad un processo di innovazione che raggiunga tutto il tessuto imprenditoriale regionale. Nell'ambito dell'EINS, lo SPOC 2 si concentra sulla competitività delle piccole e medie imprese nel settore del turismo e dei beni culturali nei mercati marginali. C'è una grande varietà di progetti che fanno parte dello SPOC, dai progetti sui piccoli musei del Campodanno e siti protostorici dell'altopiano di Ava Santa, ai progetti sulla promozione dell'artigianato sardo e di analisi del sistema agricolo regionale. Oggi vi parleremo di 2 di questi tanti progetti in corso.
Lo SPOC 2 si distingue anche per una forte transdisciplinarietà, integrando conoscenze umanistiche e scientifiche in un approccio unico che fonde competenze di diverse aree disciplinari. Proprio in questo contesto e sfruttando la mia formazione in scienze biomediche si inserisce il mio progetto di ricerca sul turismo del benessere in Ogliastra. Questa zona della Sardegna, molto conosciuta a livello turistico, è anche famosa per essere una delle 5 zone al mondo con un'elevata concentrazione di centenari. I longevi di Perdastefoku, punto di partenza della nostra ricerca, ci dimostrano che non solo l'alimentazione, ma anche la cultura, le tradizioni, lo stile di vita sono essenziali per garantire una lunga vita, ma soprattutto in buona salute. Ecco che si parla di epigenetica della longevità. Grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e in particolare del sistema S-Drive siamo riusciti a mappare rapidamente i fattori epigenetici chiave, aprendo la strada ad un nuovo modello di turismo del benessere. Si tratta di un approccio innovativo che ha come obiettivo finale quello di creare dei percorsi di salute e longevità personalizzati, basati su solide conoscenze scientifiche, da integrare nelle strutture ricettive presenti sul territorio sardo, come B&B, spa, centri benessere, molte delle quali sono già attivamente coinvolte nel nostro progetto di ricerca. L'Ogliastra diventa così non solo una meta turistica, ma un vero e proprio laboratorio vivente di longevità, salute e benessere, unendo scienza e tradizione in un'esperienza unica nel suo genere. Mentre cammino per strada nel centro storico di Sassari, dove abito, spesso vedo i turisti che si guardano intorno, forse sono un po' confusi. Sono curiosi a vedere i siti, i luoghi caratteristici, interessanti per la storia della città, ma spesso non sanno dove trovarli o, anche se li trovano davanti, non capiscono molto bene che cosa stanno guardando. Il mio contributo per lo SPOC 2 cerca di risolvere questa situazione, utilizzando i numerosi e proprio straordinari testi scritti dai viaggiatori del passato in Sardegna, specificamente quei viaggiatori britannici dall'inizio dell'Ottocento. Questo patrimonio letterario sulla Sardegna è una risorsa preziosa per la creazione e la promozione di un turismo culturale nell'isola. Come ricercatore, sto lavorando a digitalizzare questi testi attraverso un sito web che funzionerà come un tour guide digitale, con itinerari culturali, descrizioni per ogni luogo e raccomandazioni per musei, ristoranti e negozi storici, per esempio. Ho catalogato tutti i testi letterari in inglese sulla Sardegna. E adesso sto selezionando le descrizioni più rappresentative di ogni viaggiatore per ogni luogo visitato. Queste descrizioni vengono mappate in modo che un turista curioso possa seguire i percorsi dei viaggiatori del passato, scoprendo qualcosa che altrimenti non l'avrebbe mai visto e imparando qualcosa di inaspettato sulla Sardegna. Il sito è ancora in fase di sviluppo, ma è già online all'indirizzo www.literarysardinia.com.
L'organizzazione del progetto è abbastanza peculiare, infatti non partendo da un singolo campo di applicazione o di intervento, ci siamo posti, diciamo, l'obiettivo di una cosiddetta policy mix, ovvero una politica mixed di interventi multilivello in cui le linee rosse sono sicuramente l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di tutti i comparti, ma anche la sostenibilità ambientale. Questo ci viene richiesto, oltre anche stare molto attenti alla parità di genere e soprattutto, essendo rivolto il bando a Next Generation EU, anche cercare di innovare il comparto di ricerca regionale con l'immissione di nuove leve, di nuovi giovani ricercatori nei gruppi di ricerca. Aziende ovine più efficienti, sostenibili e competitive grazie alle opportunità offerte dalla rivoluzione digitale. È l'obiettivo del progetto Appare, che offre agli allevatori l'opportunità di innovare e migliorare la propria attività attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale e il coinvolgimento in percorsi di formazione. Il progetto, coordinato dall'Istituto Zooprofilattico della Sardegna in collaborazione con l'Università di Sassari e di Cagliari, del CNIT e Abinsula, rappresenta un passo fondamentale verso l'innovazione e la sostenibilità del comparto ovino sardo, con benefici concreti per l'ambiente e l'intera filiera produttiva. Uno degli obiettivi del progetto è quello di mettere a punto un'applicazione altamente innovativa e digitale da mettere a disposizione delle aziende. Questa applicazione servirà alle aziende per monitorare i propri processi produttivi, sia aziende del settore primario, quindi le aziende zootecniche, agrozootecniche, oppure le aziende di trasformazione, caseifici, mini caseifici o piuttosto che cooperative di produttori. L'elaborazione dei dati che vengono fatti all'interno della piattaforma potranno fornire alle aziende degli importanti indici che le aziende utilizzeranno per monitorare le proprie performance. Ad esempio, se prendiamo l'utente come utente l'allevatore, questo potrà poter filtrare all'interno della piattaforma per diversi parametri come l'età, il sesso, le categorie produttive degli animali, oppure avrà anche la possibilità di creare dei gruppi di produzione, ad esempio un gruppo in fase di preparazione al parto oppure un gruppo di lattazione. Questo permetterà all'allevatore quindi di conoscere in anticipo le previsioni su quelli che saranno sia i parti nella sua azienda, sia anche una previsione delle nascite per sapere ad esempio quante agnelle avrà in un determinato periodo da poter utilizzare come rimonta. Tutte questo tipo di valutazioni permetteranno quindi all'azienda di migliorare le proprie attività produttive e riproduttive, col fine ultimo di arrivare a un miglioramento delle performance e dell'efficienza aziendale. È chiaro che i parametri che verranno presi in considerazione riguardano l'azienda a 360 gradi, quindi non saranno solo parametri di carattere produttivo e riproduttivo, ma saranno anche indicatori di carattere sanitario ed economico. Buone notizie anche per l'ambiente. La piattaforma consentirà di monitorare i consumi idrici ed energetici, le emissioni e gli altri indicatori, fornendo un quadro completo dell'impatto ambientale dell'azienda, ma saranno elaborati anche indicatori economici che consentiranno di valutare la redditività delle aziende e supportare le decisioni. Una delle azioni per raggiungere questi risultati è rappresentato dal varo dei bandi a cascata, uno strumento che consente alle aziende sarde di diventare partner di questo processo e fare il salto in avanti per la digitalizzazione delle attività. Le imprese coinvolte devono testare e validare il sistema, diventando anche protagoniste nella formazione rivolta agli operatori del settore ovino. Il progetto Appare rappresenta quindi un passo fondamentale verso l'innovazione e la sostenibilità del comparto ovino sardo, con benefici concreti per l'ambiente e per l'intera filiera produttiva.
Il progetto nell'insieme ha una dotazione finanziaria di oltre 140 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro di aiuti ministeriali, quindi è probabilmente il più grande progetto di ecosistema che la Regione Sardegna abbia avuto, almeno sul fronte del trasferimento tecnologico per quanto riguarda le università e il Ministero dell'Università e della Ricerca. Quindi è un'occasione unica, anche perché è l'unico ecosistema regionale. Ricordiamo che tra gli attori principali che hanno aderito c'è la Regione Sardegna, che è un po' la capofila, i due atenei Sassari e Cagliari, ma anche il Banco di Sardegna, la Fondazione di Sardegna, gli enti anche che gestiscono i trasporti, parliamo di porti, parliamo di aeroporti, ma anche la Lega Coop, ad esempio, Confindustria e altre grandi Camere di Commercio e altre grandi realtà regionali che per la prima volta fanno uno sforzo di lavorare insieme in un progetto multidimensionale in cui ognuno ha una parte molto importante anche di responsabilità e che è finalizzato fondamentalmente a unire le migliori forze che il territorio può esprimere in termini di ricerca e trasferimento tecnologico per il benessere futuro, soprattutto dei ragazzi, dei giovani. Con il nostro gruppo di ricerca stiamo portando avanti la creazione di un incubatore di impresa, ossia un'organizzazione che supporti imprese giovani, aiutandoli a crescere, a far crescere le loro idee e i loro modelli di impresa. La nostra intenzione è però quello di creare un incubatore che si differenzi da quelli attualmente presenti sul territorio, attraverso la formula della diffusività. Che cos'è? La diffusività si concretizza nel fatto di avere un incubatore che non sia solo fisicamente presente in un luogo, ma che arrivi direttamente a casa delle imprese attraverso l'opera che potremo prestare noi e di altri esperti e attraverso anche le nuove tecnologie. Quindi il nostro team può contare su diverse competenze aziendalistiche, giuridiche, informatiche e questo consentirà dunque di poter aiutare maggiormente le imprese a crescere. Concentrandoci sugli incubatori sardi abbiamo riscontrato delle difficoltà operative e nell'offerta dei servizi che ci sembra possano ostacolare l'offerta nel supporto che gli incubatori possono dare alle imprese. Le imprese, in realtà anche quelle già incubate da altri incubatori, presentano una scarsa preparazione aziendalistica e una carenza anche nella formazione economico-giuridica e questo rende sicuramente più difficile il loro percorso. A questo si aggiungono poi difficoltà burocratiche e la complessità nel reperire dei finanziamenti e questo rappresenta quindi un ulteriore ostacolo per le nuove imprese. In questo percorso abbiamo attraversato diverse tappe. Abbiamo inizialmente raccolto e studiato le pubblicazioni scientifiche sia sugli incubatori e più prettamente sull'innovazione in Sardegna. Siamo andati quindi sul campo per costruire una mappa degli incubatori, delle strutture regionali e anche nazionali e anche delle situazioni simili, quindi che potessero essere riconducibili o che assomigliassero a queste forme di accompagnamento alle imprese. Abbiamo fatto poi un lavoro sui dati relativi al tessuto imprenditoriale in Sardegna, tratto alcune statistiche e proiezioni e questo ci ha consentito di incominciare a tirare alcune somme. Abbiamo capito che il nostro sistema produttivo legato all'innovazione regionale si trova in una condizione economica, possiamo dire, di freno a mano tirato. Gli utili sono esigui, ridotti, abbiamo notato anche perdite di bilancio in certi casi e poi abbiamo rilevato un generale sovraindebitamento delle imprese impegnate nell'innovazione, specialmente su fornitori e erariali, e anche una generalizzata difficoltà nell'accesso al credito bancario. Il nostro progetto mira quindi a sostenere più adeguatamente le giovani imprese innovative e soprattutto quelle impegnate nei settori a più alta tecnologia, superando i limiti che abbiamo rilevato nell'attuale panorama degli incubatori e puntando anche a colmare questa mancanza di coordinamento, anch'essa riscontrata nelle nostre attività di studio,
tra i vari attori impegnati nel sogno e nel supporto. Anche le valutazioni che abbiamo svolto sulle attuali misure di sostegno finanziario disponibili in Sardegna, che il più delle volte sono collegate a fondi europei gestiti o dalla regione o dallo Stato, però anch'esse hanno manifestato una serie di inadeguatezze, sia nel promuovere concretamente il sistema imprenditoriale dell'innovazione, sia anche di natura un po' più ampia, un po' più generale in tema di start-upping. Si tratta infatti spesso di strumenti non selettivi né particolarmente mirati alle effettive necessità, alle effettive esigenze. Quindi abbiamo ragionato e stiamo progettando un ente finanziatore interno al nostro gruppo di lavoro che attraverso sofisticati strumenti finanziari e creditizi sia in grado di permettere una moltiplicazione dei fondi impegnati e quindi sfruttando un convenzionamento con un istituto di credito, noi in Pancia abbiamo come partner il Banco di Sardegna, andremo a disporre un meccanismo tale per cui a fronte di un tot di risorse PNRR attribuite al nostro progetto si riesca finanche a provvedere erogazioni di prestiti pari a 10 volte tanto il fondo di provvidenza. Siamo riusciti con i 2 atenei a reclutare circa 145 nuove unità di personale distribuite tra ricercatori a tempo determinato, i cosiddetti RTDA, i technologi, che sono delle figure di personale tecnico-amministrativo esperte però nel trasferimento tecnologico, e i dottorandi e industriali, che sono dei giovani ricercatori in formazione che lavoreranno a stretto contatto con le aziende del territorio. L'obiettivo principale del nostro studio è valutare l'impatto della microgravità su alcuni retrovirus umani e anche alcuni interleuchine. Retrovirus umani o ERVs costituiscono circa 8% del nostro genoma. Questi elementi genetici normalmente sono silenti, ma possono essere riattivati in alcune condizioni pro-infiammatori, come nei disturbi neuroinfiammatori o alcuni tipi di cancro. L'aumento anomalo di alcuni ERV possono innescare una risposta immunitaria e portando a disfunzione del sistema immunitario e alla fine un'infiammazione. Quindi il nostro studio è capire cosa accade alle cellule quando esposte alla microgravità simulata in condizioni simili a quello che è sperimentato nello spazio. Per questi esperimenti abbiamo utilizzato diversi tipi di cellule, abbiamo esposte alla microgravità per diversi tempi variabili, alla fine abbiamo misurato le espressioni geni. Abbiamo osservato che sia cellule neuronali che cellule tumorali, le espressioni di alcuni retrovirus umani e anche alcuni citochine aumentano dopo poche ore di esposizione alla microgravità. Queste informazioni, questi risultati preliminari possono dare informazioni importanti sulla salute umana, anche sulla biologia spaziale. Attualmente intendiamo approfondire l'impatto della microgravità e i meccanismi potenzialmente regolati dai retrovirus umani nel contesto della salute umana durante viaggi spaziali dove microgravità è una condizione costante. L'attività dello SPOC5 Aerospace Science and Technology riguarda lo studio degli effetti delle condizioni spaziali sul corpo umano a diversi livelli e lo sviluppo di materiali innovativi per applicazioni spaziali. Nello specifico, il gruppo di ricerca della professoressa Pantaleo studia l'effetto della microgravità sulle cellule neuronali, utilizzando strumenti che simulano
condizione di microgravità sulla Terra. I risultati mostrano una degenerazione cellulare in queste condizioni simile a quanto osservato nel morbo di Parkinson. Inoltre, questi risultati rappresentano una prima evidenza dell'accumulo di proteine dannose combinato ad uno stress ossidativo in condizioni di microgravità. Parallelamente, il gruppo del professor Della Croce studia l'influenza della gravità alterata sulla performance umana, usando la realtà mista per simulare diverse condizioni di gravità. È noto che gli astronauti nello spazio hanno difficoltà di coordinazione visuomotoria ed uno dei loro esperimenti studia come cambia il movimento del braccio durante il lancio di una pallina a diverse condizioni di gravità, terrestre, marziana o lunare. I risultati successivamente vengono utilizzati per lo sviluppo di modelli computazionali atti ad analizzare l'attività muscolare. Infine, il gruppo del professor Innocenzi studia lo sviluppo di materiali innovativi basati su nanoparticelle di carbonio in grado di ridurre lo stress ossidativo a cui sono sottoposti i tessuti biologici in assenza di gravità e di schermare le radiazioni nello spazio. La metodologia si focalizza sulla sintesi e l'identificazione di compositi atti a neutralizzare le specie ossidative dell'ossigeno che possono danneggiare le cellule. Questi temi di ricerca sono di interesse non soltanto per l'ambito aerospaziale, ma anche per applicazioni biomediche sulla Terra. Abbiamo presentato progetti per milioni di euro di laboratori, perché dentro questo progetto c'è, è vero, lo studio e l'analisi dello sviluppo, c'è soprattutto la ricerca scientifica, ma fatemelo dire, la nostra peculiarità principale è che abbiamo legato la ricerca scientifica al territorio e siamo riusciti anche ad inserire i nostri studenti dentro le attività di ricerca e quindi di sviluppo del territorio. Abbiamo coniugato, come dicevo poc'anzi, queste tre esigenze, abbiamo presentato il progetto, siamo andati a giudizio di referee internazionali, siamo stati valutati un'eccellenza e quindi abbiamo vinto 130-140 milioni di euro che hanno e consentiranno certamente di dare un contributo alla nostra terra significativo.